Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche affettive per la prima parte di settembre 2023. Ragazzi, abbiamo la carta della giustizia. Devo dire che quando c'è la carta della giustizia si parla sempre di un regolarizzare qualche tipo di situazione, portare in equilibrio, piuttosto che, considerato che comunque ha una spada, può anche far riferimento a dei tagli che potrebbero arrivare, così come anche a dei contratti. È una carta di contratti comunque la giustizia, quindi appunto parla di regolarizzare, di ufficializzare, di contrattualizzare, insomma. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E trovate nella descrizione del video una guida che vi spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate la mia email sempre nella descrizione del video, la vedete anche qui nel caso vogliate contattarmi. E sempre nella descrizione del video poi ci sono anche altri link a video che potrebbero interessarvi, come per esempio le letture del secondo semestre e il corso di tarocchi, insomma date sempre un occhio alla descrizione. Allora, partiamo dal 2 di bastoni. Un altro 2, un 2 di denari. Abbiamo un re di bastoni, la regina di bastoni. Abbiamo il sole, la regina di pentacoli e un cavaliere di bastoni. Devo dire che avete diverse figure, 3 delle quali sono di bastoni. Quindi ragazzi, per qualcuno si può trattare di una situazione familiare. Vi ricordo che questa è una lettura per gli affetti in generale, non è solo l'amore di coppia, ok? Allora, diciamo che partire da questi 2-2 può rappresentare una certa situazione di dubbio, di indecisione. Il 2 di bastoni è sempre quella carta che da un lato vi porta, diciamo, al futuro e dall'altro vi tiene ben ancorati nel presente. Ho come la sensazione con questo 2 di pentacoli che stiate cercando di gestire più cose allo stesso tempo. Non so perché, ma mi parlano di genitori single, quindi potrebbe essere che siete genitori singoli, insomma, e che non dico abbiate bisogno di una, diciamo, controparte, ma potrebbe farvi piacere, avere comunque una persona che vi aiuta a crescere i figli. Allora, se non è quello il vostro caso, cioè se non è una questione legata ai figli, ragazzi, è una questione che potrebbe essere legata, appunto, come vi dicevo prima, una questione familiare un po' più ampia o a una sorta di riconoscimento, e vi ricordo che avete anche la giustizia, che avete bisogno di avere, di sentire, di percepire, o magari siete voi, non sento che sia per tanti così, ma io lo dico lo stesso, magari siete voi che dovete riconoscere voi stessi il vostro valore. Andiamo a vedere con i mini tarocchi, ripartiamo dal 2 di bastoni. Io intanto, ragazzi, ne approfitto per ricordarvi che le fasce di abbonamento non sono più 2, ne ho tolta una, ho tolto la fascia di abbonamento più bassa, in modo che chi volesse, chi si fosse abbonato con la fascia di prezzo più basso e non fosse riuscito a fare l'upgrade per la fascia di prezzo più alta, adesso dovrebbe riuscirci, perché c'è solo più quella fascia di prezzo lì e quindi non ci si può sbagliare. Allora ragazzi, il 2 di bastoni è spiegato dalla luna e da un 5 di pentacoli. Allora, io ho come la sensazione che qui ci sia qualcosa legato al passato che vi tiene ancorati lì dove siete, perché magari avete anche voglia, avete
i mezzi, mi verrebbe da dire, l'energia più che tutto di andare avanti, può essere in una relazione o in una situazione, però è come se ci fosse qualche cosa con questa luna, il 5 di Pentacoli, che vi porta ad una sensazione di carenza. Tenete presente che la luna è sempre una carta di nostalgia, è sempre una carta di ricordi, parla anche un po' di tristezza. Andiamo avanti, vediamo il 2 di Pentacoli. 10 di spade e fante di pentacoli. Sì, ho proprio come la sensazione che dobbiate lasciare indietro qualche cosa. Ripeto, se fosse la situazione dei figli, anche qui abbiamo un fante. Come l'idea che siate in una situazione, non dico ambigua, però dove ci sia da dare un po' di qui e un po' di lì, diciamo. Il 2 di pentacoli è sempre quella carta che vi dice che bisogna cercare di gestire due o più energie contemporaneamente, due o più lavori, due o più istituzioni familiari e via dicendo. Andiamo a vedere il re di bastoni. 2 di pentacoli, che è la stessa carta che avevate qui. Regina di bastoni, 3 di spade, papa e 10 di coppe, ragazzi. Dunque, per chi, diciamo, avesse una situazione romantica in piedi, o comunque se avete qualcuno in testa, vi dico che c'è questo desiderio verso questa persona, che per molti potrebbe essere questo re di bastoni. Io ho come la sensazione che qui si vogliano definire delle cose. Tenete presente che anche il Papa, come la giustizia, è una carta che parla di contratti. Siccome abbiamo anche il 10 di coppe, io ho come la sensazione che questo re di bastoni potrebbe essere la vostra persona di interesse. Mi verrebbe da dire con la quale avreste anche voglia di costruire una famiglia, ma c'è un 3 di spade, ragazzi, e non vorrei che questa luna e questo 5 di pentacoli fossero collegati con questo 3 di spade, perché in qualche modo questa persona crea una sorta di sofferenza. Tenete presente che anche qui avete il 10 di spade, che parla di sofferenza. Andiamo a vedere la regina di bastoni. 10 di bastoni e re di coppe. Voglio andare a vedere anche il sole. Re di bastoni al contrario, quindi le energie si ripetono e abbiamo un 9 di bastoni al contrario. Allora, innanzitutto vi dirò che se avete un legame con qualcuno, a livello romantico potrebbe essere fortemente una relazione per destino, perché avete due volte re e regina di bastoni, e avete anche due volte il 2 di pentacoli, quindi può essere che per qualcuno sia una questione proprio ehm, predestinata tra voi due. Ci sono tensioni, è vero, per quello che riguarda, mi verrebbe da dire gli obiettivi, ok? Perché probabilmente non avete gli stessi obiettivi o non si possono realizzare cioè come se entrambi avesse degli obiettivi e non si riesce a farli incastrare, ecco. Però qui ho come la sensazione che manchi un certo tipo di maturità a livello di relazione. Non intendo che sia anche se poi magari per qualcuno lo è, nel senso che la relazione è giovane, ma è proprio una questione di un sentimento che può espandersi. Difatti poi abbiamo anche il sole qui. Il sole è una carta che principalmente parla di amicizie a livello di sentimenti, e l'amicizia è quella relazione, diciamo, pura, genuina, fa anche riferimento ai bambini, ok? Quindi è proprio l'animo pulito e genuino dei bambini.
Per qualcuno ho come la sensazione che ci sia una sorta di carenza, di vuoto materiale, perché il 5 di Pentacoli normalmente parla di carenze di tipo materiale, però che qui per riuscire, diciamo, ad uscire da questo ciclo infinito, ehm, è come se bisognasse lasciarsi indietro con questo 10 di bastoni o qualche questione legata al padre, ragazzi. Mm. E c'è qualche cosa legato al proprio potere personale, al proprio dominio personale che qui dovete reindrizzare. E ho come la sensazione che vi dicano di portare alla luce questa situazione, relazione, questione, ognuno di voi poi lo applichi alla propria realtà, però vedendo queste carte, soprattutto con il sole qua, è proprio come se vi dicessero portate le cose alla luce del sole, fate chiarezza mentale, che arriva comunque. Andiamo a vedere la regina di denari, 6 di spade e 8 di pentacoli. Ragazzi, qui vi dicono con il 6 di spade di allontanarvi da certe credenze limitanti. Vi dirò che potrebbero essere le credenze di un genitore, perché abbiamo la regina di pentacoli che normalmente fa riferimento alla madre, alla tutrice o a un'educatrice, quindi anche una maestra, ipotesi. C'è qualcosa con questo 8 di pentacoli al contrario che mi fa pensare che abbiate proprio bisogno di cambiare un certo tipo di quotidianità. Ricordatevi che qui iniziamo con la luna, il 10 di spade, il 3 di spade, sono tutte carte un po' pesanti e qui c'è proprio bisogno di lasciarsi indietro certe cose. Ho come quest'idea che qualcuno sia un po' stanco di lottare. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Abbiamo l'imperatrice al contrario e un 5 di spade. Ragazzi, se fosse di nuovo quella questione legata ai figli, credo che ci siano prima delle cose da regolarizzare a livello economico, prima di affrontare questo tipo di, diciamo, progetto più che discorso. Ok? Perché può anche essere che uno dei due non lavori e che quindi sia meglio, diciamo così, avere prima una sorta di garanzia lavorativa prima di mettersi in progetti come quelli dei figli. Tenete presente che comunque qua c'è un 5 di spade, ok? Il 5 di spade è sempre una carta che parla di una certa confusione mentale, anche se poi qui avete il sole, quindi è come se nella prima parte di settembre ci fosse questa sorta di chiarezza mentale che raggiungerete, che vi porterà, diciamo così, ad allontanarvi da quelle che sono state anche gli insegnamenti che vi sono stati dati. Ripeto, potrebbe essere una madre perché anche qui abbiamo un'imperatrice al contrario, però abbiamo anche tante figure maschili, quindi un genitore, diciamo così, o un educatore, insomma, una persona che vi ha guidato a livello di infanzia. Potrebbe anche essere il caso di iniziare a lasciarsi indietro certe idee, ok? Perché comunque alla fine creano solo confusione. Andiamo a vedere un paio di oracoli per vedere come chiudiamo la lettura. Allora, se siete single, ragazzi, io vi dico che verso la metà di settembre potrebbe arrivare qualcuno di diverso rispetto a questo re di bastoni. Soprattutto se con questo re di bastoni ci sono, diciamo, siete un po' ai ferri corti. Andiamo a vedere un oracolo. Wow, passione. Parla di una chimica insana, quindi una fortissima passione. Ragazzi, qui abbiamo re e regina di bastoni. I bastoni rappresentano il fuoco interno, l'energia, proprio la passione. E anche qui terminiamo con un cavaliere di bastoni, quindi non vi nego che insomma potreste divertirvi in questi 15-20 giorni. E poi infatti parla di divertirsi, di piacersi l'un l'altro. Come sì, se dovesse entrare una persona nuova, ma prima dovete lasciare o è una situazione o è un'idea che avete o è proprio una persona fisicamente.
come l'idea che questa persona potrebbe, sì, è vero, avere una forte chimica con voi, però bisogna sviluppare un pochettino di più l'affettività, l'amore, diciamo, ok? Ok, carta numero 29. Wow, e qui fa riferimento di nuovo alla luna. La luna è una carta che è legata al divino femminile, ragazzi. E difatti anche qui parla di divino femminile, di source, come se fosse una fonte, no? Ehm, sì, perché effettivamente ehm, è come se l'essere collegati con la luna, con la parte femminile, con tutto quello che è la parte, diciamo, ricettiva, fosse una fonte di approvvigionamento di informazioni. Anche perché anche qui vi parla di canale, ok? Di canale di comunicazione. Guardate, potrebbe esservi utile in questo periodo appuntarvi i sogni, perché il nostro subconscio ci parla attraverso i sogni. Poi l'interpretazione è soggettiva anche lì, cioè nel senso dovete proprio andare da una persona esperta che vi traduca i sogni, però il miglior interprete dei sogni siamo noi stessi, perché noi sappiamo che cosa succede dentro la nostra testa. Ok? Bene, cari amici, guardate, quello che vi dico è che arriverà la giustizia. Non credo che sia nel modo in cui voi vi aspettate, ma in qualche modo arriverà. Tenete presente che è il caso di allontanarsi da certe credenze limitanti e da certi anche ambienti, eh. Sei di spade dice che bisogna allontanarsi da certi ambienti, soprattutto se siete in un ambiente di carenza, che può essere economica, ma può essere anche affettiva, con questo 5 di pentacoli, ok? Bene, amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo futuro. Se avete piacere potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare oppure abbonarvi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!